bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un'altra bellissima clutch, ma stavolta creata con un nuovissimo cordino targato Borgo dei Pazzi. Guardate, è un nuovissimo Inda Big con del lurex coloratissimo all'interno e ho voluto giocare un po' con una molla dalla forma diversa. Ma prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Protagonista di questo bellissimo progetto di oggi è il nuovissimo cordino Inda Big Rainbow targato Borgo dei Pazzi. Guardate che meraviglia! È stato arricchito con questo lurex multicolor all'interno, quindi rende i nostri lavori davvero molto particolari. Troverete un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% che vi lascio qui sullo schermo ma anche in descrizione. Il kit è composto da questo nuovissimo Inda Big, quindi una rocca da 500 grammi, una base 21x8 e una chiusura clutch con questa forma particolare. Ovviamente potrete scegliere tra le varie tinte, sono davvero moltissime, di questo nuovissimo Inda Big. Come uncinetti io utilizzerò per il primo giro il numero 3, per tutto il resto della lavorazione il 6,5, quindi iniziamo subito col progetto di oggi. Prendiamo la base, iniziamo la lavorazione. Uncinetto più piccolo, faccio il mio cappietto e lavoriamo in questa maniera. Foro centrale del lato corto, faccio passare da sotto il filato che allungo un po' e faccio arrivare praticamente il filato nell'altro foro. Io mi inserisco, lo faccio passare e faccio così e chiudo il punto. Lo allungo un po', quindi mi raccomando morbide, entro nel foro successivo, lo estraggo e creo praticamente una catenella. Vedete? Poi mi allungo un po' l'asola in maniera morbida, deve arrivare nell'altro foro, quindi io entro, lo allungo, faccio la catenella e controllo che vada bene e proseguo nello stesso identico modo. Quindi allungo la mia asola, chiudo e preparo quella successiva in maniera tale che sia né troppo distante e né troppo stretta la nostra lavorazione. Vedete? Quindi lo facciamo per tutto il giro e ci rivediamo per vedere come proseguire. Completato quasi tutto il primo giro, io ho tagliato il mio filo, faccio passare per fare l'ultima asola l'uncinetto qui sotto e anche qui al centro e poi lo faccio passare qui dentro nel foro e lo vado a bloccare. Adesso riprendiamo il filato ma con l'uncinetto corretto, ovvero nel mio caso il 6,5, asolina, scusate, cappietto, vado sempre al centro, quindi del lato corto, e comincio a creare un giro di punti bassi creando anche qualche aumento. Sul punto centrale ne facciamo uno, anche sul seguente. Nel frattempo vedete mi sto lavorando la codina, così la blocchiamo. E in questi due faccio due aumenti, quindi due punti bassi nello stesso punto sottostante. In questo modo. Lato lungo procediamo, facciamo 3 punti singoli in aumento, 3 punti singoli in aumento, eccetera. Quindi facciamo il primo, il secondo e il terzo, sempre singoli, e poi faccio un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. Vedete? E si ricomincia con la sequenza: singolo, singolo,
un altro singolo e l'aumento. Nuovamente 3 singoli in aumento, qui lo facciamo singolo e poi qui ci vediamo a questo punto per farvi vedere come rifare questo lato corto. Siamo arrivati qui sul lato corto, qui vedete la sequenza doveva essere altri 3, ma ne faccio solo uno perché qua riprendiamo la sequenza che avevamo fatto da questa parte. Quindi in questi due io faccio gli aumenti, qui singolo, 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 gli aumenti e poi si riparte con la sequenza di 3 punti singoli e un aumento. Quindi ricominciamo. 2 punti bassi nello stesso foro. Quindi il primo è fatto, anche qui un aumento e poi nei successivi 3 punti singoli. Questo è il punto centrale e se vi ricordate appunto qui abbiamo iniziato con un punto singolo, anche in quello seguente uno singolo e qui i 2 aumenti, il primo e il secondo, primo e secondo. Qui ricominciamo con la sequenza di 3 punti singoli aumento, 3 punti singoli aumento, i 3 un aumento, qui soltanto uno singolo, qui nuovamente aumenta, aumento, singolo e chiudiamo il giro. Quindi ci vediamo a questo punto per vedere come proseguire. Completato tutto questo giro, chiudiamo con maglia bassissima sulla prima maglia, catenella e adesso senza fare più aumenti andiamo ad eseguire un altro punto basso in costa. Quindi anziché tutto il punto completo prendiamo solo l'asola esterna. In questo modo. Così si crea una cornice che adesso vi faccio anche vedere. Nel momento che io lo giro, vedete, si crea questa base. Quindi facciamo anche questo giro e poi vediamo a questo punto come proseguire. Completato anche questo giro, noi dovremmo andare a chiudere qui sulla prima maglia bassa lavorata con un punto bassissimo. Invece continueremo con la lavorazione a spirale, quindi col punto canestro, e vi faccio vedere come eseguirlo. Iniziamo da questo punto continuando, quindi non si chiude, e facciamo il nostro primo punto basso. Quello secondo, anziché prenderlo qui sopra, lo prendiamo alla base e così creiamo il punto canestro. Punto successivo, punto basso normale, vedete, il secondo lo andiamo a prendere alla base e così via, perché dobbiamo alternare un punto basso preso in alto e uno qui sotto, quindi in basso, che sarebbe appunto il punto canestro. Quindi punto basso normale, vedete, e punto basso, quindi preso alla base. E si fa questa sequenza per tutto il giro. E non occorre chiudere o iniziare il giro in maniera tale che così non si vedrà l'inizio e la fine. Quindi arriviamo fino a questo punto e vi faccio vedere come continuare senza chiudere il giro per tutti e anche per tutti i giri successivi. Siamo alla fine del giro, vedete, qui ho fatto l'ultimo punto preso in alto, questo è quello preso normale, quindi a questo punto la sequenza deve essere invertita. Questo è il punto più lungo, quindi allungato, e lo prendiamo in alto.
questo è quello piccolo e si prende in basso e ve lo faccio vedere. Quindi continuiamo la lavorazione, sarà lei stessa a dirvi cosa fare. Qui è il punto piccolo, cioè il punto preso in alto, e quindi lo prendiamo in basso. Questo è punto canestro e quindi viene preso in alto. Questo è un punto basso normale, per cui lo prendiamo in basso e quindi è punto canestro. Questo è il punto canestro e prendiamo un punto basso normale. Quindi dovete fare l'esatto opposto che abbiamo sotto per creare appunto questa sorta di scacchiera. Quindi vedete, punto normale, lo prendo canestro, punto canestro, lo prendo normale e così via. Adesso io giro la lavorazione e ve la faccio vedere. Questo sarà il nostro risultato. Quindi procediamo. Penso di arrivare a circa 15 cm di altezza, ma sarò più precisa nel momento in cui appunto eseguirò tutti i giri. Quindi continuiamo a punto canestro e vediamo poi come fare gli ultimi giri per inserire la clutch. Corpo borsa quasi completato, guardate che bellissimo effetto. Io alla fine ho fatto 17 giri per un totale di 18 cm. Adesso, prima di iniziare la cucitura, controlliamo che l'apertura vada bene. Noi dobbiamo fare in questo modo per controllare. Inseriamo tutto il contorno e vediamo che va benissimo. Adesso cosa facciamo? Andiamo a cercare per bene il centro che coincide con questo, quindi adesso io metterò dei marcapunti e ci rivediamo per iniziare a vedere come cucirla. Siamo pronti adesso per la cucitura. Io ho diviso la borsa a metà, ho cercato di prendere il centro della base con la chiusura e poi mi sono staccata qui 3 punti che noi non andremo a lavorare, adesso comunque ve lo faccio vedere, e poi 5 punti da questa parte e anche da queste altre 2 parti, sono le parti dove andiamo a lavorare, e questa invece è la parte libera che lasciamo appunto per poi poter prendere la borsa con le mani. Quindi riprendo il filato, faccio il mio solito cappio, quindi vedete qui ho messo un marcapunti, io entro in questo modo, poi la codina ce la lavoriamo per qualche punto e inizio con dei punti bassi avvolgendo anche la chiusura e vado a realizzare 2 punti bassi sotto ogni maglia in maniera tale che così andiamo a non far vedere, quindi a coprire completamente tutta la nostra chiusura. Quindi vado avanti in quello successivo e realizzo sempre 2 maglie basse. Vedete qui io ho staccato 1, 2 e 3, quindi qui vado a fare l'ultimo punto basso dove appunto ne metterò 2, 1 e 2, sempre nello stesso punto. E adesso io devo saltare, così si vede meglio, 1, 2, 3 e faccio 3 catenelle, così mi sposto. 1, 2 e 3. Li salto quindi e vado direttamente nel punto successivo e ricomincio con la sequenza di 2 punti bassi in ogni maglia sottostante.
così. E devo arrivare fino qui al marcapunti, che ovviamente non lavorerò. Quindi completo questo, poi vedete qui ce n'è un altro, e faccio sempre 2. Adesso in questa parte andrò a creare una serie di punti bassi senza lavorare questa parte bassa. Penso di farne una ventina, ma vi dirò esattamente alla fine. Quindi arrivo fino a qui e poi vediamo come proseguire. In questa parte libera io ho inserito 22 punti bassi in maniera tale che la nostra clutch sotto non si veda. Poi qui io salto qui dove c'è il marcapunti, ricomincio riagganciando il corpo borsa con la nostra chiusura e ricomincio con la sequenza di 2 punti bassi nello stesso punto sottostante. In questo modo. E vi faccio rivedere come saltare i 3 punti. Quindi vedete, tanto questa si deve spostare un po' così, ecco. Faccio gli ultimi 2, quindi questo e quest'altro, sempre con 2 punti bassi. 1 e 2. La lavorazione ce la sistemiamo. Adesso vado a fare le mie solite 3 catenelle, perché salto sempre 3 punti come ho fatto dall'altra parte, quindi sono 1, 2, 3, quindi mi sposto in questo e faccio lo stesso procedimento. Sempre 2 punti bassi in ogni maglia sottostante. Continuo questi altri 2 punti, questo si salta, qui ne faccio 22, poi questo lo salto, vado a fare gli ultimi 2 e chiudo. Quindi non appena abbiamo completato tutta questa lavorazione, la nostra clutch è pronta. Ed eccola qui questa clutch completata. Guardate quanto è bello questo nuovo cordino, perché luccica e abbiamo all'interno quindi diversi lurex, quindi di diverso colore. Ecco perché si chiama In Da Big Rainbow. Vi ricordo che c'è un kit completo su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e scegliere tra le nuovissime e tantissime tonalità che troverete. Come quantitativo ho utilizzato 350 grammi della rocca da 500 che trovate nel kit. Guardate, questo è quello che mi è rimasto, magari potete realizzare qualche piccolo accessorio, addirittura anche una tracolla. Come misura abbiamo ottenuto 24 di larghezza, 22 in altezza fino al manico e circa 10 cm di profondità. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.